E rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come potete vedere con i nostri Jane Austen Tarot, questo mazzo così meraviglioso, romantico, che ci riporta ovviamente alle opere, secondo me, imperiture di questa grandissima scrittrice Jane Austen. Ovviamente romanzi che hanno permesso anche appunto ai tarocchi di essere iconograficamente degnamente rappresentati. Dal famosissimo, ad esempio, Orgoglio e Pregiudizio, ma anche da Ragione e Sentimento, Emma, Persuasione, Mansfield Park, opere, ragazzi, che a mio avviso vale veramente la pena di leggere. In caso non l'abbiate fatto, poiché sono romanzi che tratteggiano in maniera, a mio avviso, eccellente i sentimenti, l'amore, il rapporto con l'amore in tutte le sue sfaccettature. Che cosa chiederemo quest'oggi però a questo mazzo e quindi alla stesa che andremo ad attuare? Voglio chiudere definitivamente con il mio passato. Su quali aspetti devo e dovrò ancora lavorare? E il futuro? Che cosa mi riserva, ad esempio in amore? Una nuova conoscenza? Qualche novità? Un cambiamento? Questa dunque, ragazzi, è una stesa per chiunque abbia voglia e bisogno di un reale cambiamento. Ovviamente per quanto concerne in particolar modo l'emotività e i sentimenti. Iniziamo dunque ora a mescolare il nostro mazzo, appunto dei Jane Austen Tarot, e colleghiamoci, affidiamoci direttamente al principio di sincronicità. Perfetto. Ora allontaniamo come sempre il resto del mazzo dalla stesa principale. Come potete vedere, qui abbiamo la classica stesa a 8 carte, una stesa che appunto io effettuo molto spesso sul canale perché analizza molto bene il presente, ma soprattutto il futuro in varie appunto sfaccettature. 8 carte, di cui appunto la prima carta è inerente appunto al presente della situazione. La seconda carta è inerente agli elementi positivi, per ora presenti ovviamente nella vostra vita. Nel cuore della stesa, quindi terza carta, come potete vedere, abbiamo appunto che cosa voi avete nel cuore, emozioni, sentimenti, ma anche paure. Quarta carta
i contro della situazione, cioè che cosa cambiare della situazione. Quinta carta, l'ambiente che vi circonda, quindi cerchiamo di capire pregi e difetti delle persone che appunto magari proprio fanno parte della vostra cerchia di conoscenze. Sesta carta, posizione fondamentale, ovviamente il karma, quindi cerchiamo di capire che cosa il karma ha in serbo per voi. Settima carta, quindi penultima posizione, il consiglio, ovviamente, degli arcani. Ed infine, appunto, in ultima posizione, il vostro futuro. Quindi in quale modo cambierà e magari anche se appunto ci sarà un nuovo amore. Iniziamo dunque dalla prima carta e dunque vediamo un po' da cosa è caratterizzato il vostro presente. E qui abbiamo la carta del mago, dunque ovviamente un presente caratterizzato da un voler ricominciare sul serio però. Il mago appunto è la prima carta ovviamente dei tarocchi, degli arcani maggiori, che ovviamente ci sta parlando a chiare lettere di un voler iniziare di nuovo, dopo aver chiuso un ciclo, dopo averlo terminato, dopo aver in qualche modo eliminato dei rami secchi e quindi andate verso, incontro appunto all'apertura di un nuovo ciclo. Sì, quindi questa carta parla di chi è pronto o di chi comunque ha molta voglia di ricominciare da capo, con forza, con coraggio, con grande volontà e se vogliamo anche con intelligenza. Questa carta parla di chi ovviamente vuole spendere le proprie energie, le proprie conoscenze per cercare di migliorare la propria esistenza nel miglior modo possibile, evitando cosa? Evitando chi? Chi parla troppo e non conclude niente, quindi gli inconcludenti, i bugiardi, gli affabulatori. Quindi diciamo l'accezione negativa del mago. Evidentemente avete incontrato, conosciuto molte persone che hanno promesso tanto o che si sono finte disponibili, brillanti, capacissime di arrivare ovunque, per poi invece non essere state in grado di darvi praticamente nulla. Ripeto, furbi, menzogneri. È come se in qualche modo vi foste rese conto obiettivamente, in maniera molto razionale e lucida, che molte persone che avete conosciuto sino ad ora vi hanno raccontato bugie, hanno provato, se non altro, a farvi vedere, diciamo, un lato di sé magnifico che obiettivamente invece nemmeno esisteva. Persone che hanno cercato appunto di sfruttare il grande ascendente che hanno o avevano ovviamente su di voi, persone che avevano furbamente capito il vostro reale interesse nei loro confronti e l'hanno usato a loro piacimento. Quindi ora avete deciso di essere più attente, di ascoltare veramente meglio anche le parole taciute, i non detti, appunto tutte quelle frasi che potevano sembrare sibilline, ma che invece ad oggi vi sono assolutamente ben chiare, soprattutto nei significati. Avete dunque deciso di non farvi più ingannare, prendere in giro, turbare anche da altre persone. Questo ovviamente per in qualche modo proteggere anche evidentemente voi stesse, la vostra dignità e ovviamente anche il vostro equilibrio. Ma il mago non parla quindi solo di una rinnovata vostra volontà alla protezione nei confronti di voi stessa, alla protezione nei confronti ovviamente della vostra esistenza, del vostro equilibrio. Non parliamo soltanto di questo, stiamo parlando anche
con il mago della volontà proprio di riprendere in mano concretamente, fattualmente la vostra vita, anche magari da un punto di vista professionale piuttosto che familiare, amicale, cioè avete proprio voglia, bisogno e desiderio di cambiare aria. Quindi anche di ricominciare tutto da capo per quanto concerne le amicizie, le conoscenze. Quindi avete voglia di ricominciare con una sorta anche di maggior libertà per quanto riguarda le vostre scelte, quindi di scegliere di avvicinarsi a persone più affini evidentemente a voi. Tutto questo è assolutamente corretto. Quindi volete utilizzare, ripeto, più astuzia, molto di più il vostro intuito, il vostro istinto per riuscire appunto a capire che obiettivamente dall'altra parte potrebbe esserci una persona magari furba, magari intenzionata a sfruttare a suo piacimento la nostra conoscenza, la nostra benevolenza. Avete dunque deciso di dirigere l'energia dall'alto verso il basso, che è uno dei principi esoterici cardine, cioè di dirigere i vostri sogni, desideri verso la concretezza, verso la piena realizzazione, senza timore, verso nuove sfide, verso nuovi progetti. Ripeto, con molta più furbizia, attenzione, astuzia e lucidità. Questo vi dà consapevolezza, vi permette ovviamente di vedere la situazione in maniera molto più chiara, anche nei riguardi di persone che hanno fatto parte del vostro passato. Quindi d'ora in avanti sarete molto più furbe e quindi più attente a tutto ciò che vi verrà promesso, per cercare di capire se dall'altra parte avete un furbo, un bugiardo o una persona sincera. Il mago dunque vi mette in questo momento in piena manifestazione karmica, cioè siete pienamente in grado di portare avanti i vostri progetti, di realizzare ciò che avete sempre sognato, perché siete arrivati ad un grado di consapevolezza maggiore rispetto certamente al passato. Avete voglia di cambiamento e il mago vi conferma che avete tutti gli strumenti adatti per poter portare la vostra vita ad un livello evolutivo maggiore. Quindi avete tutti i mezzi, perché il mezzo principale è la consapevolezza, ragazzi, è la lucidità, che vi permetterà dunque di star lontano da chiacchieroni, manipolatori, imbroglioni e millantatori. Vediamo, ragazzi, ora in seconda posizione gli elementi positivi di tutta questa situazione. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 3 di spade. Ovviamente, come sempre, io lo ricordo, non esistono tarocchi, carte, rune, sibille, totalmente negative o totalmente positive. Ogni carta ha il proprio lato, la propria accezione positiva e negativa. 3 di spade è una carta odiata perché è considerata nefasta. No, non è vero. 3 di spade è una carta che parla sì di una situazione dolorosa, di sofferenza, di afflizione, ovviamente causata da altre persone, quindi non dal soggetto. Nell'8 di spade e nel 9 di spade è il soggetto che procura a se stesso della sofferenza con i suoi pensieri. 3 di spade invece è una carta che parla di chi ha subito del male da parte di altre persone, come il 5 di spade o il 7 di spade. Ecco che il 3 di spade è una carta che parla di chi, ovviamente, in accezione negativa è incapace di lasciare andare la sofferenza e si rifiuta di superare la sofferenza. In accezione positiva, invece, come in questo caso, ci parla di chi è pronto a lasciarsi il passato alle spalle
e non vuole rimanere lì attaccato morbosamente alla sofferenza, a situazioni dolorose, all'illusione di persone sbagliate. Quindi ribadisco quello che vi ho detto con la carta del bagatto. Siete pronte, ovviamente, già a fare il grande passo, cioè a lasciarvi il passato alle spalle. Come potete vedere, questa ragazza sta leggendo tristi notizie, una lettera dalle cattive notizie. Ecco, voi non avete più intenzione di, in questo caso metaforicamente, ovviamente, leggere cattive notizie, quindi di anche ascoltare, come dicevo prima, parole false, quindi imbroglioni, manipolatori. Non volete più lasciare che le persone vi ingannino portandovi appunto illusione o disillusione. Quello che dunque in questo momento vi viene consigliato è di lasciar da parte il passato. E dunque è proprio questo che vi invita a fare il 3 di spade, cioè a continuare su questa strada, a non per esempio rileggere più i messaggi che quella persona vi mandava, a non riascoltare più la sua voce nei messaggi vocali o nei video registrati, a non riguardare più le sue foto, a non interessarsi più e a non interessarvi più alla vita di persone del passato che vi hanno fatto soffrire. Voltare pagina, ragazzi, significa chiudere, significa eliminare tutto ciò che ci possa ricordare una determinata persona, le sue menzogne, le sofferenze che ci ha portato e andare avanti. Quindi continuamente evolvere verso nuove situazioni. Molto spesso mi ritrovo a consigliarlo ad amiche, piuttosto che colleghe anche, piuttosto che anche clienti, di non appunto andare a riguardare le foto con una determinata persona, la vacanza trascorsa assieme a lui o assieme a lei, ciò che posta sui social, con la moglie, senza la moglie. Questo non significa voltare pagina. Questo significa rimanere ancora lì, legati e legate a quella persona. Non state voltando pagina. Se continuate ad andare a rileggere i suoi messaggi o a vedere ciò che questa persona posta sui social, non state voltando pagina. State di nuovo controllando con entrambi gli occhi il passato, state voltando la testa verso il passato. Bisogna andare avanti, lasciando alle spalle il male che ci è stato fatto. Perché nel momento in cui si va a ricontrollare l'altra persona, cosa posta, cosa pensa, come sta vivendo ad oggi questa persona dopo che è sparita, dopo che non si fa più sentire, magari anche da anni, ecco, tutto questo significa rimanere morbosamente attaccati a una persona che si sta facendo tranquillamente la sua vita mentre voi siete lì a controllare come lui viva la sua vita. Quindi lui la sta portando avanti la sua vita, lui sta evolvendo, voi no. Ed è giusto questo? Dopo che questa persona vi ha fatto soffrire, che vi ha lasciato, si è allontanata, magari anche in malo modo, e ora si sta bellamente vivendo la sua vita, è giusto e corretto che voi siate ancora lì a guardare come lui sta vivendo la sua vita mentre voi state ancora soffrendo? No, no, perché state perdendo tempo della vostra vita. Ragazzi, io lo ripeterò fino allo sfinimento, la vita è troppo preziosa, è troppo preziosa. State perdendo tempo, ecco, non va fatto questo. Io lo consiglio sempre. Se si va avanti vuol dire lasciare alle spalle, indietro, quindi dietro a sé, tutto quello che è stato. Se si continua a tornare nel passato, anche solo con la mente, con gli occhi, con lo sguardo, non si evolve. Il modo migliore per bloccare, diciamo, un loop di pensieri negativi è bloccarli. Non c'è altro modo. Ma io continuo a pensare a lui. Ecco,
fai altro. È molto più semplice e banale il modo per superare queste situazioni. Fate altro. Continua a pensare a lui, esci. Continua a pensare a lui, non andare a controllare sui social cosa faccia. Perché, ripeto, quella persona sta vivendo la sua vita. La vostra è bloccata ancora lì. Quindi bloccate voi stesse in questa curiosità nell'andare a vedere, basta, perché sennò si rimane ancorati, ancora attaccati a queste persone. Vi hanno fatto del male, nonostante questo si stanno godendo la loro vita e voi state ancora lì a guardarli. Questo no, non va fatto, perché sennò così non si va avanti. Si rimane sempre nel passato. La vita va, i giorni passano, non si possono recuperare. Quindi il 3 di spade è questo che vi sta consigliando, che vuole spingervi a non fare, quindi a non leggere più. Vedete come invece fa questa ragazza in accezione negativa che è ancora lì a leggere, ad aspettare cattive notizie. No, non aspettate cattive notizie, andate avanti. Vediamo ora che cosa avete nel vostro cuore, vediamo un po'. La temperanza, la guarigione del cuore. Allora, voi avete bisogno di equilibrio, di tranquillità, di serenità ed è quello che accadrà, dice la temperanza. La temperanza parla di moderazione e di un processo che sta evolvendo nella maniera corretta. Ripeto ragazzi, questa è una stesa per chi ha deciso realmente di chiudere con il passato. Ecco, questa è già la giusta partenza, vi dice la temperanza. È così che si fa. Già essere consapevoli del fatto che il passato vada cancellato è già essere a metà dell'opera. Essere consapevoli che ci siano stati dei torti subiti, del male che c'è stato fatto, vuol dire già essere ad un passo dalla guarigione. La temperanza è degli animi che rimangono centrati sui propri obiettivi, persone che sì, sanno consapevolmente che questa situazione richiederà del tempo, che bisognerà avere pazienza, moderazione, appunto, perseveranza, forza, coraggio, ma persone che quindi non si lasciano scoraggiare dal tempo, che non si lasciano abbattere dalle difficoltà, persone che vogliono per forza e giustamente riappropriarsi del proprio tempo, della propria dignità, che vogliono cercare e ricercare il proprio equilibrio interiore. Ecco, la temperanza a voi che siete già arrivati a questo punto, a questo livello, ripeto, di grande consapevolezza e lucidità, ecco, la temperanza vi sta dicendo esatto, è così che si deve fare, state andando verso la direzione corretta, tutto si sistemerà, tutto sta procedendo come deve. Un avanzamento lento? Sì, d'accordo, ma comunque sereno, che porterà alla vittoria. La temperanza vi invita dunque a rinnovare tutto, le amicizie, i contatti, le conoscenze. La temperanza parla anche di piccoli viaggi, quindi dedicarsi anche alla propria vita personale, regalarsi anche un weekend, un viaggio con le amiche. Non è mai una perdita di tempo, dedicare del tempo a se stessi non lo è mai, dice la temperanza. Quindi cercate di essere buoni e buone con voi stessi e voi stesse perché ve lo meritate. Quindi la temperanza parla, vedete, di quei momenti di confidenza appunto con le amiche, di svago, che permette alla propria anima di sentirsi finalmente libera e leggera. Voi avete bisogno della guarigione del cuore, dice la temperanza. È questo il vostro più grande sogno, ritrovare equilibrio. Ecco, la temperanza vi sta ovviamente gridando a chiare lettere che ovviamente voi siete già sulla strada giusta. Dovete continuare di questo passo, cioè lasciare il passato alle spalle, ma lasciarlo sul serio.
come vi ho detto poco fa con il 3 di spade. Non guardare ogni tanto indietro, veramente lasciarlo alle spalle. Perché se continuo a guardare indietro, se continuo a pensare ad un'altra persona, come posso poi accorgermi di un altro eventuale spasimante o corteggiatore? Se mentre sto camminando, invece di procedere guardando verso ciò che mi attende avanti a me, io continuo a voltarmi, a guardare dietro, ovviamente alle mie spalle, prima o poi inciampo, cado, urto contro qualcosa o qualcuno e non vedo magari le situazioni positive che invece mi stanno venendo incontro. Quindi ecco perché sostengo sempre che per riuscire a trovare un'altra persona, per riuscire a trovare un nuovo amore, bisogna essere pronti per farlo, guardando avanti. Se continuo a guardare indietro ciò che ho lasciato, o magari anche ciò che mi ha lasciato, è ovvio che non posso andare avanti. L'amore non bussa, ragazzi, dietro la porta, eh. Quindi è importante allargare la propria cerchia, dice la temperanza. La temperanza è una carta che parla di contatti, la fluidità ovviamente delle comunicazioni. Quindi è chiaro che è necessario aprirsi anche a nuove conoscenze. Ripeto, anche attraverso degli spostamenti, viaggi, nuovi contatti, nuovi progetti. Vediamo ora, ragazzi, gli elementi negativi da lasciarsi alle spalle. Eccola qua. Allora, immancabile, la regina di coppe. La regina di coppe ovviamente siete voi, quindi comunque è la consultante, che ha dei ovviamente lati, qualità molto positive ovviamente, cioè la bontà, la comprensione, l'empatia. Però perché tutti questi dati vengono ovviamente in questo caso sottolineati come accezione negativa? Perché ovviamente il troppo provoca danni, provoca problemi, ossia d'accordo comprendere l'altra persona, d'accordo comprendere e se vogliamo anche perdonare chi possa averci fatto del male. Questo è un comportamento assolutamente onorevole perché anche il rancore non aiuta ad evolvere, quindi è corretto il perdonare. Perdonare sì, ma non permettere all'altra persona ovviamente di farci di nuovo del male. Ti perdono, ma ti tengo a debita distanza. Inoltre, dipende anche poi dal danno che c'è stato causato. A certe persone una seconda possibilità non va data, soprattutto in caso di aggressività verbale, ma anche e soprattutto agita, per carità. Quindi attenzione bene a ciò che perdonate. Lo ripeto sempre, ragazze mie, perché anche in questo caso purtroppo molto spesso ascolto storie di persone, donne, ma anche uomini, che perdonano l'imperdonabile, addirittura giustificando in maniera assurda dei comportamenti negativi compiuti dall'altra persona. Ma era confuso. Confuso. La confusione non porta all'aggressività. La confusione non porta al tradimento. La confusione non porta una persona a scappare, a fuggire all'improvviso e a starvi distante e lontana per anni. Quella non è confusione, quello si chiama semplicemente disinteresse. Cioè il giustificare sempre determinati comportamenti non porta ovviamente voi a essere felici, perché anzi vi porta in qualche modo a dare degli alibi a certi comportamenti, a certe persone che non dovrebbero assolutamente averne. Cosa sta facendo questa bellissima ragazza? Sta, vedete, piangendo, triste, perché nel frattempo vede il suo amato che si sta allontanando a cavallo e lei è lì così ad aspettarlo. Cioè, ci sono persone che aspettano dei ritorni da, ma non mesi, addirittura anni.
Ecco, questo è il discorso che facevo prima con il 3 di spade. Mentre questa persona si sta tranquillamente facendo la sua vita altrove, non necessariamente con un'altra donna o con un altro uomo, semplicemente sta andando avanti nella sua vita per scelta, ok? Perché questa persona ha scelto di starvi appunto lontana, ed ecco che invece voi siete lì ancora ad aspettare, come sta facendo questa regina di coppe. Quindi mentre la sua vita sta andando avanti, la vostra no, perché voi siete lì ferme su quella sedia ad aspettare. Persone che oltre ad avervi mancato di rispetto perché sono fuggite, perché sono scappate, perché vi hanno ingannato, siete lì ancora ad aspettare, ok? Quindi la vostra vita nel frattempo sta passando come quella di tutti, ovviamente, perché il giorno e la notte, ragazzi, si susseguono l'uno dopo ovviamente l'altra, ma è chiaro che voi siete lì ad attendere una persona mentre quella persona sta portando avanti i suoi progetti, la sua vita, d'accordo? Quindi è chiaro che soprattutto nel caso dei ritorni di persone che si allontanano magari anche improvvisamente, senza alcuna spiegazione, quindi assolutamente non portandovi alcun rispetto, persone che vi hanno ingannato, mentito, persone che, ripeto, magari hanno in qualche modo tradito la vostra fiducia, ripeto, non per forza con un'altra persona, ma magari che vi hanno ingannato raccontandovi cose della propria esistenza, magari neanche mai esistite, appunto, no? Quindi situazioni totalmente fasulle, io ne ho sentite di ogni. È chiaro che obiettivamente di fronte a situazioni di questo genere aspettare a cosa serve? A nulla. Perché aspettando di nuovo che quella persona si faccia viva, significa voler comunque tentare di dare ancora un imbroglione, una seconda possibilità. Mi ha ingannato una volta, ci sta. Tutti ovviamente possiamo essere presi in giro la prima volta, ma se permetti a questa persona di rifarlo altre 2, 3, 4 volte, qui l'errore non è più dell'altra persona, ma è di chi permette a questa persona di continuare ad entrare a gamba tesa nella vostra vita. Quindi il consiglio della regina di coppe in accezione negativa è di abbandonare questi comportamenti, perché è ovvio che al proprio fianco una donna ha bisogno di un compagno, quindi non di qualcuno che abbia bisogno della nostra vicinanza quando lui ne ha voglia. Quindi vi si sta chiedendo di non fare le crocerossine, non ce n'è bisogno e fa male solo a voi, di non sprecare vita, tempo e magari anche nuovi amori per persone che non lo meritano. È una carta che vi invita ad utilizzare tutte quelle doti della regina di coppe, quindi attenzione, cura, bontà, verso voi stesse, non verso l'altra persona. In caso ovviamente l'altra persona sia negativa, quindi vi abbia fatto del male. Quindi un'eccessiva comprensione fa male solo a voi stessi, ovviamente. Per carità, ripeto, perdonare, ma ci sta assolutamente, ma attenzione a cosa perdonate, attenzione agli alibi che date ad un'altra persona per giustificare dei comportamenti. Attenzione a proteggere il vostro cuore, non l'altra persona o il cuore dell'altra persona. Attenzione a voler sempre compiacere gli altri. La regina di coppe mette, in accezione negativa ovviamente, da parte se stessa e mette sempre in primo piano i bisogni dell'altro, ma assolutamente no. È la vostra vita che merita attenzione. E bisogna partire da un dato di fatto, che voi meritate rispetto. E se una persona vi ha ingannato, vi ha tradito, è scomparsa all'improvviso, senza magari nessuna spiegazione, e vi sta magari appunto questa persona lontana da anni, ha fatto una scelta, prima di tutto, e soprattutto una scelta che non vi rispetta, che non rispetta voi, che non tiene in considerazione la vostra esistenza. D'accordo? Quindi
non è una carta che vi invita a diventare cattive, ma è una carta che vi invita a quel sano egoismo e al continuare pensando unicamente alla vostra progettualità. Le persone che vi hanno fatto del male vanno lasciate assolutamente alle spalle. Non giustificate l'ingiustificabile. Ma era confuso, stava soffrendo 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni. Ci sono persone che attendono il ritorno di una persona da anni, che attendono da anni che un'altra persona scelga tra loro e un'altra donna. È confuso? No, non è confuso. Ha scelto di non scegliere, semplicemente. Ha scelto di averne 2 invece che 1. Comodo. Non è confuso, non è in difficoltà. Sì, per carità, ci possono essere anche dei blocchi, dei limiti, delle difficoltà, ma voi nel frattempo state bene? Siete felici? No. Dunque, ecco cosa vi consiglia questa carta. Mettetevi al primo posto. Non al primo posto gli altri, non al primo posto le sue difficoltà, ma le vostre. Curate il vostro cuore, come vuole la temperanza. Questa stesa, ragazzi, è molto severa, ed è molto chiara. Quindi su questi punti dovete lavorare. Lasciare il passato alle spalle, situazione che abbiamo visto con il 3 di spade, e mettendo ovviamente sempre voi, regina di coppe in accezione negativa, al primo posto, non il contrario. Quella sana dose di egoismo che ricorda a voi stesse che voi avete diritto ad essere rispettate e che se una persona non lo ha fatto con svariate modalità, soprattutto se frutto di aggressività, queste persone vanno rigorosamente lasciate alle spalle. La vostra vita deve andare avanti, esattamente come sta andando avanti la vita degli altri. E basta veramente, ragazzi, giustificare sempre tutte queste persone, sono confusi. Ragazzi, ma che c'hanno sulle spalle? Cioè, il destino dell'umanità per essere così confusi. Devono salvare il mondo, ma che hanno? Cioè adesso veramente sento giustificare veramente l'ingiustificabile. Quindi il consiglio, ragazzi, di questa carta è di non rimanere lì sedute come quella regina di coppe ad aspettare che qualcuno faccia una mossa differente, che qualcuno cambi il destino del vostro rapporto. Siete voi i veri attori della vostra vita, dovete essere voi i veri attori della vostra vita, prendere in mano la vostra vita e alzarvi da quella sedia. È capitato anche ultimamente di ascoltare storie anche molto tristi di persone che stanno su quella sedia ad aspettare un piccolo cenno da parte di una persona che magari appunto gli aveva detto o le aveva detto non voglio vederti, non mi interessa conoscerti. Una persona che non vi vuole vedere, ragazzi, una persona che ve lo dice a chiare lettere o ve lo fa capire in svariate modalità, una persona che magari per anni non vuole incontrarvi, non vuole vedervi, non vuole avere con voi nulla se non qualche sporadico contatto comunicativo, non ha interesse nel costruire con voi qualcosa di più importante. Una persona che ha voglia di costruire qualcosa appunto in più, una storia, una frequentazione, più o meno libera, a prescindere da questo, vi chiama, vi vuole incontrare, fissa un appuntamento, vi racconta di sé, vi rende partecipi della sua vita, vuol sapere di voi, ma vuole soprattutto starvi accanto, vuole vedervi. Comunque l'amore, ragazzi, ha bisogno di contatto.
ha bisogno di coccole, ha bisogno di abbracci, ha bisogno di baci, ha bisogno anche di fisicità, di costanza, di stabilità, di quotidianità. Cercate l'amore vero. E l'amore vero non vi fa stare su quella sedia. Dunque alzatevi, ragazze mie, da quella sedia. Indossate l'abito più bello. Truccatevi o non truccatevi, a seconda ovviamente dei vostri gusti. Uscite. Cercate sempre di conoscere nuove persone. Vivete, ragazze mie, vivete. Ricominciate a vivere. Alzatevi da quella sedia. Vediamo ora, ragazzi, in quinta posizione, le persone appunto che vi circondano. Ecco i dubbiosi, mamma mia, indecisi, 8 di spade. Allora, sicuramente appunto siete stati sempre circondati da persone irrisolte, molto semplicemente. Non indecise perché abbiano sulle spalle le sorti dell'intera umanità, ma persone irrisolte, semplicemente. Ricche di criticità interiori, persone ansiose, preoccupate, insicure, dalla scarsa autostima, persone che danno troppa importanza alle chiacchiere, perché l'8 di spade è una carta che parla di chiacchiere, maldicenze, pettegolezzi anche abbastanza pesanti. Persone che prima di muoversi, di agire, pensano, riflettono, ma ovviamente chi riflette troppo, perché è una carta di spade che riporta al mentale, chi riflette troppo agisce poco. Persone che si sentono in trappola, ma non perché lo siano realmente. Ve l'ho detto a inizio stesa, 3 di spade, 5 di spade, 7 di spade parla di nemici reali, di persone che vi hanno fatto del male. L'8 di spade parla di chi crede di essere in trappola, ma in realtà ha dei limiti mentali imposti unicamente da se stesso o se stessa, che non sa come uscire da situazioni che lui o lei reputano invalicabili, terrificanti, ma che in realtà proprio così difficoltose queste situazioni ovviamente non sono. Quindi persone dai pensieri autolimitanti, persone che potrebbero risolvere le situazioni in maniera del tutto semplice, ma che non lo sanno fare, non lo vogliono fare. Per immaturità emotiva in particolar modo, persone pigre, persone sospettose, ripeto, persone inquiete, irrequiete, ansiose, persone suscettibili troppo del commento, del giudizio, dell'immagine che loro rimandano di sé agli altri, persone che non hanno una propria identità, persone prive di spina dorsale. Queste sono le persone che vi hanno fatto sino ad ora del male, no? E queste sono le persone che vanno lasciate alle spalle. Persone che potrebbero risolvere i problemi, ve l'ho detto poco fa, ma che ingigantiscono i problemi e anche dovessero veramente gestire l'assetto socio-politico mondiale, cioè persone che veramente vedono problemi, disastri, drammi, ma dove non ce ne sarebbe bisogno, perché loro non sanno gestire le situazioni, loro non sanno fare una scelta, loro non sanno prendere una decisione, quindi vi tengono lì su quella sedia. Queste sono le persone da allontanare, queste persone indicate dall'8 di spade, inconcludenti, irrisolte. L'eterno insicuro, persone a cui non va mai bene niente, perché hanno ovviamente un modo di valutare del tutto personale e autolimitante. In realtà queste persone fanno del male anche a se stesse, ovviamente, perché sono pensieri limitanti, castranti anche nei confronti di se stessi, ma
nel momento in cui iniziano una storia con un'altra persona, castrano e feriscono anche un'altra persona. Quindi sono individui da allontanare. Questi sono gli individui da mettersi alle spalle, gli irrisolti. Persone che si lamentano sempre di tutto, che fanno sempre la vittima. Capita sempre tutto a loro, sono sempre le vittime, circondati sempre da cattivoni. Loro perfetti. Quindi persone anche menzognere, le spade riportano alle bugie. Persone che, ripeto, danno troppa importanza al giudizio altrui, parenti, amici. Per loro è importante cosa gli altri pensino di loro stessi, quindi non hanno un'immagine, un'identità personale. Si affidano e fidano sempre del consiglio, del giudizio degli altri. Quindi, ripeto, persone senza spina dorsale. Queste sono e rappresentano, diciamo, la maggioranza delle persone che voi potreste avere incontrato. Persone negative, sono queste le persone da tenere ben distanti. Vediamo ora, ragazzi, una carta molto importante, cioè la posizione del karma. Allora, qui abbiamo un bellissimo 2 di bastoni. Allora, voi ovviamente in caso siate single, certamente non lo rimarrete, quindi 2 di bastoni è una carta che parla ovviamente di alleanza, quindi di una coppia. Una coppia che chiaramente si formerà a seguito comunque di una valutazione molto più attenta, perché il 2 di bastoni è una carta che indica pianificazione, è una carta che parla di riflessione, del cercare di capire come muoversi. In caso voi siate impegnati o impegnate, chiaramente è una carta che parla di una scelta, di una decisione che voi ovviamente prenderete in riferimento appunto alla scelta tra 2 opzioni, quindi tra 2 persone. Comunque una carta che parla di anche una piacevole sorpresa, in caso appunto voi siate single, di un incontro molto importante, bastoni, ove chiaramente l'erotismo e la passione saranno alle stelle, quindi una persona che saprà soddisfarvi tanto anche da quel punto di vista, quindi una persona che arriverà al momento giusto per darvi ciò di cui voi avrete bisogno. È una carta, come potete vedere, che parla di nuovi tentativi, dell'esplorazione di ovviamente nuove conoscenze, di nuovi modi di approccio alla realtà amorosa, magari anche alla sessualità. Cioè voi col passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, vi sentirete sempre meglio, sempre più liberi e libere e ovviamente aperti ad un nuovo amore, quindi ad una nuova conoscenza. Il 2 di bastoni però non è il 2 di coppe, quindi non parla di un rapporto modello 2 cuori e una capanna, cioè sarà sempre il vostro, un rapporto molto pepato, un rapporto molto intenso, con una persona che saprà tenervi testa. Quindi sicuramente non vi annoierete, d'accordo? Quindi è la persona giusta, quella che karmicamente vi verrà ovviamente incontro, quindi che per destino, per karma vi verrà incontro, però ripeto chiaramente è una persona dalla propria identità, ma meno male. Quindi una persona che non ama farsi dominare in amore, ma che vuol vivere un rapporto alla pari. D'accordo? Quindi sicuramente voi andrete incontro ad una storia, ad un rapporto con una persona, magari caratterialmente comunque diversa rispetto a voi, ma comunque affine nello stesso tempo, cioè negli argomenti più importanti ovviamente sarete affini, quindi vi troverete. È una carta di grado secondo, quindi rappresenta l'altra parte ovviamente della mela, quindi l'anima gemella, la persona giusta,
che voi potreste incontrare, ripeto, con gran sorpresa, in un momento magari inaspettato, oppure a seguito di un vostro, diciamo, momento di riflessione e scelta in riferimento a 2 persone. Quindi in caso voi siate single, potreste conoscere 2 persone, tra le quali andrete a scegliere poi questa persona in maniera definitiva. In caso voi siate invece impegnate o impegnati, voi potreste appunto scegliere tra il vostro compagno e quest'altra persona, che quindi però per voi ovviamente rappresenterà un momento di grande importanza, addirittura da portare eventualmente alla fine di un vostro attuale rapporto, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una carta molto importante, benaugurale, soprattutto perché è stata estratta proprio nella posizione del karma, d'accordo? Quindi in maniera attenta, pianificata e molto più lucida che in passato, sceglierete, vi avvicinerete ad un'altra persona ed inizierete una storia fatta in particolar modo di tanta passione, ma anche di grande coinvolgimento emotivo. Vediamo ora, ragazzi, penultima carta, il consiglio degli arcani, anche se ovviamente ormai qui ne abbiamo già dati tanti, 10 di coppe. Allora, ragazzi, ovviamente mirate al 10 di coppe, cioè alla stabilità, alla completezza, all'armonia. Evitate situazioni complicate, evitate persone complesse, evitate persone non pulite, non trasparenti, perché le coppe rimandano sempre a persone sincere, oneste e pulite. Quindi, di fronte alle prime menzogne, ai primi comportamenti ambigui, vi si deve accendere assolutamente il segnale la spia dell'alert, quindi mi raccomando, prestate attenzione a menzogne, bugie e, come vi ho detto prima, poco fa, con la regina di coppe, non giustificate, non cercate giustificazioni anche razionali a certi comportamenti, a certe menzogne. Il 10 di coppe vi rimanda alla fiducia, fiducia nel karma, fiducia nella vita, perché come vi ho detto con la temperanza, sta andando tutto come deve. È il vostro percorso karmico. Quindi anche l'apprendere, l'imparare a lasciare alle spalle determinate situazioni rovinose, per non rimanere attaccate, ripeto, morbosamente a situazioni che comunque non vi porterebbero da nessuna parte. Quindi è fondamentale, ripeto, proprio voltare pagina, ma sul serio, distaccarsi proprio sul serio definitivamente da situazioni che hanno fatto male, d'accordo? Quindi è una carta che vi invita all'armonia, è una carta che vi invita comunque anche al cercare il rapporto con il 10 di coppe, quindi con i vostri familiari, con le vostre origini, amici di vecchia data, magari anche a cercare di ricomporre il vostro nucleo familiare in caso ci siano stati litigi, diatribe. Date molta più importanza all'aspetto veramente emotivo della vostra vita, cercando la persona giusta e non lasciandovi più in qualche modo deviare dal vostro percorso originario da persone che vi creano solo confusione. Quindi è fondamentale cercare negli altri la solidità, la trasparenza, comportamenti limpidi, onestà e rettitudine. 10 di coppe rimanda a tutto ciò che è completezza, pienezza. Quindi evitate persone troppo diverse da voi, o comunque che, come dicevo prima, con il 2 di bastoni, persone che magari anche nelle situazioni, diciamo, più importanti, ecco, siano troppo diverse da voi. No, va bene una persona che vi tenga a testa, però obiettivamente persone troppo diverse non vi aiutano poi ad evolvere e non portano serenità ad un rapporto. Quindi, ripeto, comunque persone
trasparenti, persone che vogliano realmente un rapporto d'amore classico, tradizionale, fatto di rispetto, di quotidianità, non più di sparizioni, di confusione, di indecisione, persone irrisolte, no. Quindi eliminare manipolatori, affabulatori, furbetti, persone scaltre, persone legate unicamente all'erotismo, il diavoletto dei tarocchi. Quindi evitate tutte queste situazioni, perché apparentemente possono sembrare situazioni eccitanti, ma poi provocano comunque sofferenza, provocano delusione. Quindi prestare sempre attenzione anche ai primi segnali, le prime bugie, non devono esserci. L'amore è fatto di limpidezza, è fatto di, ripeto, rapporti costanti, persone che vi vogliano sempre sentire, non persone che scompaiono d'improvviso per giorni, settimane, per mesi. Ok? Quindi cercate sempre persone equilibrate, stabili, una carta di grado 10. Quindi persone equilibrate, che abbiano un'autostima piena, completa, appunto, come vuole il 10 di coppe. Persone risolte, mature, sagge, che amino il rapporto di coppia, che non vogliano sentirsi gli eterni Peter Pan in cerca di costanti avventure. Persone che sappiano progettare il futuro, che non temano i progetti, che non vogliano vivere in un eterno presente. D'accordo? Quindi sono queste le persone che vi vengono ovviamente consigliate dagli arcani. Persone che amino costruire un rapporto. La carta del 10 di coppe è la carta della casa, del focolare domestico, dell'abbraccio con una persona che ci ama e ci rispetta, che non ci tradirebbe mai. Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo la morte, carta semplicemente meravigliosa. Guardate, queste persone, parenti, figli, stanno piangendo questo defunto. La morte rappresenta dunque ovviamente la fine di qualcosa di negativo, come in questo caso appunto di un uomo malato, quindi di una storia malata, di abitudini malsane, rami secchi che fisiologicamente devono ovviamente e vengono e verranno potati semplicemente o comunque cancellati appunto dalla vostra vita. È una carta molto bella perché parla comunque sempre di rinascita. Dopo ovviamente la morte c'è sempre la rinascita. La morte è il 13° arcano maggiore, successivamente il 14° è appunto la temperanza, proprio quella guarigione che ovviamente voi stavate aspettando, a cui state ovviamente aspirando. Ecco, è una carta molto bella, ripeto, perché viene eliminato appunto, muore, deperisce nella vostra vita tutto ciò che è malato, tutto ciò che è ovviamente malsano, d'accordo? Tutto ciò che non ha basi, tutto ciò che fa del male, come in questo caso appunto la malattia. Quindi la morte è una carta bella perché parla di un'evoluzione, di un cambiamento, di una rinascita di grande potenza nella vostra vita. Una rinascita che porterà quel 2 di bastoni, quindi comunque anche all'incontrare la persona giusta o comunque una persona che sappia finalmente darvi tutto ciò che meritate. La morte però, ragazzi, parla anche di un importante cambiamento interiore vostro, d'accordo? Quindi è una carta che fa ben sperare circa delle abitudini magari malsane di approccio all'amore, come dicevamo prima, l'accettare magari situazioni
non affini a voi, il sopportare eccessivamente, il giustificare eccessivamente determinati comportamenti, il rimanere morbosamente legate a situazioni del passato. Ecco, tutto questo con la carta della morte viene eliminato. Quindi, ripeto, la morte non rappresenta la scomparsa di un qualcosa di buono nella vita del consultante. La morte è inerente sempre a qualcosa di negativo che viene ovviamente eliminato. D'accordo? Quindi è una carta che parla di profonda trasformazione. Trasformazione inevitabile, qualcosa muore, quindi, ma lascia spazio a qualcosa di buono e di completamente nuovo. Quindi è una trasformazione, un cambiamento inevitabile, drastico, ma che non può essere evitato. D'accordo? Sicuramente la morte rappresenta un cambiamento comunque non vissuto sempre serenamente, perché è un cambiamento soprattutto, ripeto, interiore, ma che vi farà bene, perché finalmente vi libererete da catene che sino ad ora vi hanno tenuto legati e legate magari a situazioni malsane del passato, come dicevo ovviamente poco fa. Cioè la morte è sempre la fine, ma anche un nuovo inizio. D'accordo? Quindi voi potreste decidere di cambiar vita, di cambiar città, di cambiare lavoro, di cambiare partner, cioè è una carta che parla di chi non si lascia più scoraggiare, di chi va avanti, perché ormai ha un obiettivo e lo vuole portare a termine. Quindi la risposta a questa stesa, ci sarà evoluzione, ci sarà cambiamento, ci sarà quell'incontro che finalmente soddisferà il mio bisogno, la mia necessità di sentirmi amata e rispettata, sì, ci sarà. Tra l'altro le tempistiche della morte non sono tempistiche lunghe, poiché grosso modo la morte si riferisce ad eventi molto positivi entro i prossimi 2 o 3 mesi circa, d'accordo? Quindi comunque già inizierà nella vostra vita un percorso meraviglioso che vi porterà assolutamente verso un enorme cambiamento. E ripeto, potreste decidere di chiudere un rapporto, di chiudere una frequentazione, di chiudere qualsiasi cosa che sino ad oggi ovviamente in qualche modo vi ha infastidito, qualcosa che vi ha fatto del male, situazioni, ripeto, che arrivano dal passato inconcludenti, rapporti che non vanno bene e magari anche di proprio, come ho sempre detto sino ad ora, lasciarsi alle spalle ricordi, pensieri, anche oggetti che riguardano una determinata persona, d'accordo? Quindi veramente, finalmente, qui metterete da parte e alle vostre spalle questo benedetto, anzi diciamo maledetto passato. Questo farà spazio al nuovo con la morte, cioè finalmente riuscirete a guardare soltanto avanti a voi, non più a voltarvi e quindi a vedere anche chiaramente nuovi corteggiatori, sicuramente anche ad aprirvi quindi ad una nuova storia. Ripeto ragazzi, le tempistiche non sono lunghe, anzi sono tempistiche molto molto brevi. Per quanto riguarda i segni zodiacali legati appunto alla carta della morte, ne abbiamo due in particolar modo, lo Scorpione e il Capricorno. Quindi la persona che potreste appunto andare a incontrare potrebbe appartenere proprio al segno o dello Scorpione o del Capricorno, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi due segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Venere, la Luna, ovviamente, per quanto concerne il vivere l'amore e le emozioni, quindi l'interiorità, e ovviamente Marte, quindi l'energia e ovviamente anche la passione, e Mercurio, quindi i viaggi, la comunicazione e la progettualità. D'accordo? Quindi tenete bene a mente Scorpione e Capricorno. Potrebbe tranquillamente essere uno Scorpione ascendente Capricorno o un Capricorno ascendente Scorpione. È un esempio, d'accordo? Quindi direi stesa meravigliosa e responso assolutamente positivo.
Ora però cerchiamo di dare appunto 2 specifiche in più a questa carta della morte, quindi estraiamo altre 2 carte appunto dal mazzo. Cerchiamo di capire per il principio di sincronicità cosa hanno appunto da aggiungerci gli arcani. Perfetto, dunque vediamo un po' appunto queste 2 carte. Allora, la prima è la regina di denari e la seconda, ecco, la ruota della fortuna. Allora, provate a vedere, guardare bene queste 2 carte. Vedete la ruota di fortuna, quindi festeggiamenti, guardate, quindi nuovi corteggiatori, una socializzazione molto più ampia rispetto al passato che, vedete, permette a questa meravigliosa regina di denari di ovviamente non rimanere più sola, non vivere più in solitudine, immersa nei suoi pensieri, nei suoi progetti, nel suo lavorio incessante svolto soprattutto per aiutare gli altri. Ecco, deciderete finalmente con questa ruota di fortuna appunto di darvi alla vita finalmente, di ricominciare appunto a vivere. Quindi questo ci dà una specifica fondamentale, una conferma soprattutto appunto alla carta della morte. La ruota di fortuna è una carta molto bella che parla ovviamente di situazioni nuove. Quindi questa persona che voi andrete a conoscere non appartiene al vostro passato, quindi è una persona completamente nuova, meno male, per fortuna, quindi non appartiene ad ex, ritorni, situazioni struggenti, è una persona nuova ed è giusto che sia così, quindi una ventata d'aria fresca. Una persona che voi andrete a conoscere anche in un momento di socializzazione, durante per esempio una festività, un'uscita, un viaggio, una persona che mostrerà, vedete, immediatamente interesse nei vostri confronti e dunque ovviamente entrambi, come tipico della ruota di fortuna, coglierete al volo questa occasione e opportunità. La ruota di fortuna è una carta molto bella perché parla proprio della fortuna, cioè dell'ingresso del karma nella vostra vita, cioè il karma evidentemente vi verrà incontro, quindi la ruota di fortuna parla di una mano da parte del destino che appunto deciderà di mostrarvi la persona giusta, ovviamente nel momento giusto. La ruota di fortuna dunque parla di attimi fortunati, di momenti da viversi e cogliere anche in fretta, proprio per evidentemente dare una svolta importante chiaramente nella vostra vita. Quindi sarà una sorpresa molto piacevole, improvvisa. Cosa vi ho detto con il 2 di bastoni? Questa persona sarà da voi conosciuta una sorta di sorpresa, di dono da parte del cielo, d'accordo? Quindi la ruota di fortuna ci specifica anche, spiega anche il 2 di bastoni. Quindi cercherete entrambi, sia voi che l'altra persona, di sfruttare al meglio la situazione e ovviamente sarà per voi quasi un regalo da parte del destino. Quindi la ruota rappresenta proprio l'arrivo improvviso di una persona nuova, in particolar modo in amore, quindi notizie inaspettate. Ovviamente persone, sicuramente questa persona in particolare affidabile, una persona, ripeto, conosciuta casualmente, grazie ovviamente alla sorte e al destino. Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, sono grosso modo similari alla carta della morte, quindi la ruota di fortuna un massimo di 3-4 mesi, al massimo, quindi comunque dal momento in cui andrete a vedere la stesa, entro grosso modo i prossimi 3-4 mesi, quindi primavera, grosso modo estate, questa persona farà finalmente capolino appunto nella vostra vita. A seguito, ripeto, di questo cambiamento necessario nella vostra vita per quanto concerne le vostre abitudini, le vostre conoscenze, questo passato sarà finalmente lasciato alle spalle.
Vi sentirete ovviamente molto più sicure di voi stesse, la regina di denari si sente forte, si sente bella, si sente in comando, si sente ovviamente anche in una posizione di maggior stabilità, quindi vi sentirete anche più appetibili, più affascinanti. I pentacoli rimandano sempre ovviamente all'erotismo, alla sessualità, quindi obiettivamente si aprirà per voi veramente un periodo molto, molto positivo. La regina di denari è anche piuttosto severa, quindi ovviamente andrete a scegliere con lucidità e ovviamente con grande attenzione, ve l'ho detto appunto con quel 2 di bastoni, cioè saprete scegliere la persona finalmente ovviamente giusta. Dunque, stesa molto, molto bella, che finisce qui, una stesa molto profonda che parla di un cambiamento altrettanto profondo, dell'arrivo di una nuova situazione molto importante per voi finalmente da un punto di vista sentimentale. Come sempre, ovviamente, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione e ovviamente buon percorso karmico e a presto!